Dai che mi guardo ancora un episodio, dai. L'ultimo episodio e poi me ne vado a dormire. Ho imparato il portoghese in un weekend, o meglio, ho iniziato ad impararlo in un weekend, ma alla fine di questo weekend di apprendimento, di studio intensivo, ero già in grado di comunicare. Questo è il video. Per premiarmi, perché ragazzi, quando facciamo uno sforzo grande ci serve, a mio avviso, sempre un premio. Per premiarmi mi sono messo a guardare 3%, la serie su Netflix in portoghese brasiliano. La domenica sera avrò fatto, non lo so, 4-5 ore a guardarmi Netflix in portoghese. Ogni tanto prendevo il mio quadernino e scrivevo, fermavo il video, fermavo la serie e mi mettevo a scrivere le parole, le frasi nuove che non conoscevo, che volevo imparare, che volevo approfondire. Mi sono reso conto poi quanto velocemente il mio portoghese sia aumentato, sia migliorato dall'inizio alla fine di queste singole 5 ore intensive di Netflix, il mio premio per aver lavorato intensamente tutto il weekend sullo studio della lingua. Guardare le serie in portoghese è un ottimo modo per imparare la lingua, ragazzi. Ed è il mio consiglio numero 1 per imparare il portoghese. Se avete già un livello base di conoscenza della lingua, guardare le serie può aiutarvi, perché ci pensiamo, le serie sono fatte apposta per generarci questa voglia di continuare a guardarle. Utilizziamo questa cosa a nostro vantaggio per imparare una lingua. Ho fatto un video a parte in cui ti racconto in dettaglio come imparare le lingue con Netflix. Ok? Salvatelo, lo guardi dopo. Adesso parliamo del portoghese. Non solo le serie, però, ci possono aiutare. Io mi sono fatto un'intera playlist su Spotify di canzoni in portoghese brasiliano. Qualcuna anche in realtà portoghese del Portogallo, un paio anche di Capoverde. Capoverde che è un'isola, un piccolo arcipelago potremmo dire, splendido, dove si parla portoghese. È ancora sulla mia lista, ci volevo andare l'anno scorso, poi sono cambiati un po' i miei piani, magari tra un paio d'anni ci facciamo un giretto. Serie TV, musica, ragazzi, questo perché la lingua è simile in tante cose all'italiano. Questo lavoro però in realtà è abbastanza inutile se prima non approfondiamo la fonetica. Perché? Perché a differenza dello spagnolo, che è simile all'italiano, e la fonetica, anche la fonetica è simile all'italiano, e si legge come si scrive e si scrive come si legge, il portoghese bisogna studiare un po' la fonetica. Ad esempio le T che si pronunciano come C, ok? Alcune D che si pronunciano come G, ok? Bisogna stare attenti. Ci sono tante parole in portoghese che si scrivono esattamente come in spagnolo, ma persone che parlano spagnolo come madrelingua non capiscono un brasiliano che parla portoghese proprio per queste piccole differenze nella pronuncia che cambiano completamente il modo di pronunciare una parola. Che cosa voglio dire? Prima di iniziare a fare il lavoro di guardare serie e ascoltare musica,
cerchiamo di capire come funziona la fonetica, perché se sappiamo come funziona la fonetica, allora tante parole che sarebbero misteriose e incomprensibili, ecco che diventano facili, perché la radice latina è la stessa. Questo è importante, ci aiuta tantissimo. Un altro ottimo modo per imparare il portoghese sono i podcast, ragazzi. Troviamo un argomento interessante, maledettamente interessante in portoghese e ammazziamoci di podcast. Andiamo in giro ascoltando, di nuovo, ovviamente dopo aver fatto il lavoro sulla fonetica. Una cosa invece a cui mi sembra che tanti danno importanza, ma che non è così fondamentale per quanto riguarda il portoghese. C'è un'ambulanza, io sto registrando. Ci fermiamo un attimo e parliamo da qua. La lasciamo passare. È andata via. Sta andando via. Andiamo avanti a registrare. La grammatica non è così fondamentale, perché proprio grazie all'ascolto, nel caso del portoghese, possiamo arrivare ad un ottimo livello. Attenzione, come sempre, quando io dico la grammatica non è fondamentale, non significa che assolutamente dobbiamo evitare di fare qualunque cosa, di avere qualunque contatto con la grammatica. Sto dicendo che è secondaria al processo di acquisizione della lingua. Ne abbiamo già parlato in dettaglio nel video che ho fatto sulla teoria di Krashen e sull'input comprensibile. Ok? La grammatica ci aiuta a sviluppare la funzione di monitor, ma non è la componente primaria dello studio della lingua, perché stiamo imparando qualcosa sulla lingua, a proposito della lingua. Non stiamo acquisendo la lingua. Attenzione, dai un occhio al video che ho fatto su Krashen e l'input comprensibile per approfondire questo aspetto. Il portoghese, ragazzi, è una lingua bellissima, è una lingua splendida, credo una delle mie preferite. Se vuoi vedere come iniziare a studiare il portoghese in maniera veramente efficace per passare, non dico da 0 a 100, ma da 0 a 80 in un fine settimana, dai un occhio a questo video, piazzami un like e noi come sempre ci vediamo